Bentrovati, è tempo di bilanci questo, non soltanto per il sistema bancario, ma noi siamo qui per conoscere il percorso fatto in questo 2022, sicuramente complicato da Banca Mediolanum insieme a Massimo Doris. Ben ritrovato. Grazie, ben ritrovati a tutti. Allora, senza dubbio una guerra che non cessa, un'inflazione tornata in maniera prepotente, banche centrali piuttosto aggressive, non è stato sicuramente un anno facile. No, si era partiti a gennaio 22, no, dopo il Covid, pensando in un anno bello di crescita, invece è accaduto quello che hai appena illustrato. Quindi un anno complesso, ma un anno complesso dove Banca Mediolanum ha saputo fare molto bene. Siamo cresciuti molto, siamo cresciuti a livello di family banker, sia Italia che Spagna, superando abbondantemente i 6.000 family banker tra i due paesi, esattamente 6.054, il massimo storico. Siamo cresciuti molto in termini di clienti, del 6%, arrivando quasi a 1.700.000 clienti, e abbiamo fatto il secondo anno miglior di sempre in termini di acquisizione di clienti, con 169.000 nuovi clienti acquisiti. I clienti hanno portato, sia quelli nuovi che quelli vecchi, evidentemente nuovo risparmio, e la raccolta è stata di 8,3 miliardi. E di questi 8,3, 1 miliardo è stato raccolto dalla Spagna, dalla nostra controllata spagnola Banco Mediolanum. E abbiamo erogato tanto credito, oltre 4 miliardi di nuovi crediti erogati. Questo in un 2022 complesso sono dei numeri di cui sono veramente orgoglioso. E sono risultati importanti anche quelli che avete ufficializzato oggi, risultati finanziari. Leggo un utile netto di 522 milioni di euro, un patrimonio amministrato che supera i 103 miliardi e un margine operativo in crescita del 35% rispetto allo scorso anno di oltre 680 milioni. Immagino che siano dati che gratifichino anche i vostri azionisti. Beh sì, tutto il lavoro, tutti i numeri di cui ho parlato prima ha portato a questi numeri di conto economico, e difatti grazie a un conto economico molto robusto, molto sano, abbiamo anche proposto all'Assemblea un saldo dividendi di 0,26 euro, quindi 26 centesimi per azione, che aggiunto ai 24 pagati a novembre come anticipo dividendi porta il totale dividendi per il 2022 a 50 centesimi per azione, per un totale di 369 milioni di euro di dividendi distribuiti. Quindi gli azionisti saranno sicuramente molto soddisfatti. Hai parlato prima di raccolte dell'anno che si è concluso, è iniziato però anche questo nuovo anno, so che avete già comunicato i risultati di gennaio. Sì, gennaio è partito veramente molto bene, con 685 milioni di raccolta netta totale, di cui 485 milioni in gestito, quindi è partito già molto meglio di gennaio 22, che già era partito molto bene, quindi partenza veramente super, non posso che essere soddisfatto anche di come è partito questo 23. Oltretutto stiamo parlando naturalmente di risultati di gruppo, quindi non soltanto Italia ma anche Certo. Spagna. Allora, alziamo un po' lo sguardo, in chiusura non posso che chiederti che cosa vi aspettate da questo 2023. Beh, allora guardiamo prima da un punto di vista più generale e non di Banca Mediolanum. Si prevede un 23 in forte rallentamento economico, però solo un paio di mesi fa si prevedeva una recessione nel 23 a livello europeo e italiano. Quindi il fatto che ci sia un forte rallentamento ma comunque una crescita positiva, piccola ma positiva, è già un buon dato. Inoltre gli interventi delle banche centrali stanno iniziando ad avere i loro effetti, quindi l'inflazione ha iniziato a scendere. Non sarà un anno semplice evidentemente, ma se le cose vanno come previsto, perlomeno un anno sicuramente più stabile rispetto alle sorprese che abbiamo avuto nel 22. Quindi io direi sicuramente meglio per il 23, non facile ma meglio. Questo in generale, Banca Mediolanum come si comporterà? Beh, noi se abbiamo ottenuto quei risultati nel 22 a fronte di quegli imprevisti, nel 23 mi aspetto dei numeri ancora migliori, quindi di continuare ad acquisire molti nuovi clienti, di apportare
nuovi patrimoni, di continuare a dare un ottimo servizio. Abbiamo il 97% di clienti soddisfatti, mi piacerebbe vederlo salire un pochino, quindi fare il nostro dovere e vedere numeri sempre migliori sia dal punto di vista commerciale che anche da quello di conto economico, evidentemente. Bene, allora grazie per questi minuti che ci dedichi sempre al termine di una giornata impegnativa. Andremo a vedere questi numeri il 10 di maggio. Certo, al 10 maggio allora.